Ciao a tutti, io sono Luca e questo è un video sui verbi italiani. Più precisamente, questo video riguarda un aspetto della grammatica italiana di cui di solito non si parla ai corsi di italiano. Il video è pensato per quelle meravigliose persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. In altre parole, questa è una lezione di italiano per stranieri. In particolare questo video è pensato per quelle persone che capiscono l'italiano ma vorrebbero migliorare il proprio livello. Se ti interessa parlare bene l'italiano, sei nel posto giusto. In questo video volevo parlare dei verbi italiani e più precisamente volevo spiegare la differenza tra la frase mi è successo e mi si è successo. Qualche tempo fa una persona mi aveva scritto nei commenti se potessi spiegare la differenza tra la frase mi è successo e la frase mi si è successo. E questo video nasce come risposta a questa richiesta. Allora, la risposta a questa domanda è piuttosto breve. Il fatto è che in italiano si dice mi è successo e la frase mi si è successo semplicemente non esiste. Tuttavia, questa domanda è molto interessante perché è collegata al discorso dei pronomi doppi, quindi per esempio della combinazione di pronomi mi, si. Quindi nella prima parte del video risponderò alla domanda specifica che mi è stata fatta, mentre invece nella seconda parte del video coglierò l'occasione per parlare della combinazione di pronomi mi, si. Allora, come dicevo, in italiano si dice mi è successo e non mi si è successo. Perché? Perché succedere, usato col significato di avvenire, capitare, verificarsi, non è un verbo riflessivo, non è un verbo pronominale. Infatti, l'infinito è succedere e non è succedersi. Quindi il consiglio che do alla persona che mi ha fatto questa domanda è il seguente. Consiglio a questa persona di prestare particolare attenzione all'infinito del verbo. Se il verbo non termina in si, non è un verbo riflessivo, quindi la combinazione mi-si non può fisicamente esistere. La combinazione mi-si riguarda esclusivamente i verbi riflessivi. Quindi, visto e considerato che succedere non è un verbo riflessivo, non si può dire mi si è successo. Ma facciamo alcuni esempi con dei verbi riflessivi, quindi dei verbi che terminano con la particella pronominale si all'infinito, in cui effettivamente possiamo trovare la combinazione di pronomi mi, si, quindi mi più si. Un esempio potrebbe essere mi si è bloccato il computer. In questo caso possiamo dire mi si è bloccato il computer perché il verbo è bloccarsi, cioè il computer si è bloccato. Un altro esempio potrebbe essere mi si è spento il telefono. Di nuovo, il verbo è spegnersi e non spegnere, quindi il telefono si è spento. Un altro esempio potrebbe essere la frase mi si è rotto l'ombrello. Di nuovo, il verbo è rompersi, quindi l'ombrello si è rotto. Un altro esempio ancora potrebbe essere mi si è gonfiato il labbro. Di nuovo, il labbro si è gonfiato. Il verbo è gonfiarsi e non gonfiare. La cosa strana di queste frasi non è tanto la particella si è perfettamente normale e legittima perché noi abbiamo dei verbi riflessivi che terminano con si all'infinito, quindi rompersi ci dà si è rotto, spegnersi ci dà si è spento, gonfiarsi ci dà si è gonfiato, bloccarsi ci dà si è bloccato. Quindi la cosa strana di queste frasi non è tanto il sì, ma è il mi che precede il sì. Come le interpreto io queste frasi da madrelingua? Allora, per me la frase mi si è spento il telefono fondamentalmente significa si è spento il mio telefono. Allo stesso modo la frase mi si è bloccato il computer io la interpreto come si è bloccato il mio computer.
Quindi il mi fondamentalmente indica che il computer di cui stiamo parlando è il mio, cioè che questa cosa è successa a me. Perché se io dicessi semplicemente si è bloccato il computer, non sarebbe troppo chiara la frase, non sarebbe chiaro il computer di chi, o comunque a chi è successa questa cosa. Allo stesso modo, la frase mi si è gonfiato il labbro, io la interpreto come si è gonfiato il mio labbro. E ci tengo a sottolineare questa cosa, che in italiano in realtà in questi casi usiamo il pronome e non usiamo l'aggettivo possessivo, perché una frase come si è bloccato il mio computer suona vagamente innaturale. Tutti dicono mi si è bloccato il computer. Quindi vi sconsiglio di dire cose come si è bloccato il mio computer, oppure si è gonfiato il mio labbro, oppure si è spento il mio telefono, perché in questi casi i madrelingua usano il pronome. Ecco, io per farvi capire ho fatto degli esempi con il pronome mi. Chiaramente se una determinata cosa succede ad altre persone possiamo usare gli altri pronomi. Per esempio, se questa cosa succede a te, io posso dire ti si è spento il telefono, oppure ti si è bloccato il computer, oppure ti si è gonfiato il labbro, oppure ti si è rotto l'ombrello. Come vanno interpretate queste frasi? Si è spento il tuo telefono, si è rotto il tuo ombrello, si è bloccato il tuo computer, si è gonfiato il tuo labbro. Se questa cosa succede a lui, possiamo dire gli si è spento il telefono. Se succede a lei, possiamo dire le si è spento il telefono. Se succede a noi, in realtà non possiamo usare queste forme, quindi non esiste la variante ci si è spento il telefono, ci si è bloccato il computer, ci si è rotto l'ombrello. Ecco, queste forme non esistono. Se la cosa succede a voi, possiamo dire vi si è spento il telefono, vi si è rotto l'ombrello, vi si è bloccato il computer. E da ultimo, se succede a loro, possiamo dire gli si è spento il telefono, gli si è bloccato il computer, gli si è rotto l'ombrello. Chiaramente l'ultima frase gli si è rotto l'ombrello riferito a più persone è vagamente strana. Quindi ecco, fondamentalmente il punto è questo, che in queste frasi invece di usare l'aggettivo possessivo si usa il pronome. Comunque sia, in generale ho notato che le combinazioni di pronomi sono particolarmente difficili per le persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Qualche tempo fa avevo fatto un video su un'altra combinazione di questo tipo, la combinazione ci-si. Questa è una combinazione piuttosto contorta e difficile da capire per le persone che non sono madrelingua italiani. Quindi se vi interessa capire meglio la combinazione ci-si più verbo, qui vi metto il link. Mi raccomando, se vi interessa parlare bene l'italiano, dategli un'occhiata.